Salve, eccoci al nostro quarto appuntamento della rubrica Sognare di viaggiare in Calabria. Ogni presenti, io Brunella, la mia socia Valeria, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Simone Cambrea, che è una guida abilitata e anche un professore di storia dell'arte, se non dico, diciamo, le cose errate. E oggi Simone ci condurrà in un castello, il castello ducale di Corigliano, appunto Calabro. Simone, allora possiamo iniziare questa visita. Questo viaggio virtuale che io manderò le immagini, tu dovrai metterci il resto. Okay, Facci sognare. ci proveremo. Innanzitutto vi ringrazio per questa ospitata, grazie per rendermi partecipi di questa iniziativa, nella speranza di poterci andare di persona. Quindi adesso offriamo questo aperitivo virtuale di immagini e di racconti e poi attendiamo invece di visitare fisicamente questo splendido castello. Io amo particolarmente questo castello, adesso capiremo, secondo me, perché sto dicendo questo. Il castello più bello della Calabria, questa è la definizione che mi piace offrire, dare ai turisti. Castello, sì, di Corigliano Calabro, ma aggiungiamo, visto che è una nota ormai quasi dell'ultima ora, castello di Corigliano Rossano, perché ormai il comune è unico, quindi possiamo anche definirla così. Le immagini che scorrono ci mostrano il centro storico di Corigliano Calabro, quindi siamo nel litorale ionico della provincia di Cosenza, e dall'immagine che vediamo l'originario nucleo del castello di Corigliano, che è questa torre che sta in basso, massiccia, tozza, la struttura che si trova sopra invece è stata realizzata qualche secolo dopo, arriveremo anche lì. Mentre scorrono le immagini, vi dicevo, un territorio bellissimo da apprezzare da questo punto. Poi, dopo aver goduto del territorio, iniziamo a entrare all'interno del cortile, però subito dobbiamo addentrarci nel primo piano, il primo livello. Qui nel frattempo vediamo qualcosa che si trova all'esterno, che è una carrozza. Entriamo da questo corridoio che è stato realizzato con una forma un po' particolare, per quelli che lo visitano hanno visto che ha una forma strana, alta e stretta, perché lì dovevano circolare e passare i soldati a cavallo, quindi è molto alto. Ecco. Sì, non è molto largo, ma è abbastanza alto. E qui invece le immagini ci mostrano quello che è una stanza molto curiosa, interessante, è la prigione del castello. Quello che piace di questo castello di Corigliano Calabro effettivamente è che noi ritroviamo all'interno di questa fortezza tutto quello che ci aspettiamo di trovare in un castello. Quindi c'è il ponte elevatoio, c'è la prigione, c'è la stanza del trono, ci sono le cucine, quindi si mangia anche. Si mangia ovviamente perché bisogna mangiare, quindi il nostro immaginario di castello è presto soddisfatto. E quindi c'è anche questa bellissima cucina, guardate questo mobile al centro che è di manifattura napoletana, adesso non rende l'idea ma è abbastanza grande e massiccio, occupa praticamente un quarto della stanza ed è molto curioso perché quella fontana che si vede lì in fondo erogava già nel 1800 l'acqua calda che veniva prelevata dalla cisterna che si trova in fondo a quella originaria torre, poi passava accanto ai fuochi e si riscaldava, quindi nel 1800 acqua corrente e acqua calda, un metodo piuttosto ingegnoso. E poi più in basso quelle porticine che si vedono quasi al centro. Sì, questo è un dettaglio della fornitura di stoviglie. Lì c'era la possibilità anche di cuocere fino a 74 uova contemporaneamente, proprio lì dove c'è il cursore. Se potessimo vederlo aperto vedremo proprio questa curiosa immagine. E poi invece sulla porta lì a sinistra c'è una ghiacciaia ante litteram, una porta che conduceva verso il basso, che colmata di paglia e di ghiaccio, di neve durante l'inverno, serviva poi a mantenere i cibi freschi durante tutto il periodo. Quindi un castello che conserva... Funzionava a pieno ritmo, Simone. Qui dobbiamo immaginare che ci vivessero quante persone più o meno, insomma una cucina abbastanza... Ci viveva una famiglia che di volta in volta è stata quella dei Sanseverino, quella dei Saluzzo, quella
dei baroni Compagna, che hanno lasciato effettivamente l'impronta che noi adesso osserviamo, e quindi avremmo visto questa famiglia non troppo numerosa al dire il vero, ma in piena attività sia per mangiare ovviamente, sia per le loro molteplici attività di gestione di un territorio che dal punto di vista agricolo forniva tanto, e quindi ci si metteva sempre al lavoro per dei contatti commerciali, anche politici, e poi si racconta che questo barone amasse particolarmente la caccia e quindi amasse anche poi suggerire come cucinare le amate prede, quindi l'ambito culinario era abbastanza importante. Sì, siamo qui proprio nella stanza della baronessa, e quindi lo specchio non fa altro che testimoniarci della cura e dell'attenzione del tempo, anche se in realtà abbiamo la stanza della baronessa, abbiamo la stanza del barone, e poi nell'ultima stanza di questo percorso, che si trova al secondo piano, il piano nobile, poi si spiega perché c'erano due stanze da letto differenti, perché il barone era un Latin lover. Ecco. La baronessa invece non era nemmeno tanto carina, e quindi non passavano tante notti insieme, a dire il vero. Quindi questa è un'altra cosa che si racconta della famiglia dei Compagni, originari di Longobucco. Lui aveva il titolo, lei aveva i soldi. Ecco. Un matrimonio studiato per questo, anche se esteticamente non era molto gradevole. Abbiamo una collezione di sciabole della famiglia. Si trova dove, Simone, questo? In quale... Questa si trova sempre nel primo piano. I fucili, questi anche si trovano nel primo piano. Quindi che testimoniano diciamo, l'attività della caccia a cui si dedicava il nostro... Non solo, perché la famiglia Compagna era anche attiva nella scherma, quindi si cimentavano in questa disciplina, e quindi quelle sciabole poi fanno parte anche non solo di una mera esposizione, ma proprio dell'attività sportiva, chiamiamola così, di alcuni dei componenti della famiglia Compagna. Questo sta dietro la meravigliosa stanza degli specchi, altrimenti detta anche stanza del trono, e qui venivano poggiate le candele che venivano utilizzate per illuminare poi attraverso il lampadario, che cosa? Il bellissimo salone. Si racconta che gli invitati di volta in volta bussassero nella stanza prendendo una candela, e fossero ricevuti proprio a dare questo sostegno all'illuminazione della stanza e alla continuazione della festa. Si chiama stanza degli specchi, però è talmente tanto lussuosa e talmente tanto regale che è stata anche chiamata la stanza del trono, sebbene ovviamente il trono non ci sia mai stato, sebbene ovviamente il castello sia ducale, baronale, e non abbia mai avuto un re. E questo è lo splendido affresco che si trova sul soffitto, il palcoscenico della vita. Ignazio Perrici da Monopoli è l'autore, non è troppo famoso, ma lui ha lavorato anche al Quirinale a Roma, quindi si vede tutta questa marea di persone che dall'alto salutano gli ospiti e il barone, e poi si mostra anche una sorta di tendaggio realizzato a trompe-l'œil, quindi dava l'illusione di essere reale, per cui si immaginava che se questi paesani, chiamiamoli così, si mostrassero troppo invadenti, si poteva anche chiudere il tendaggio e poi restare in maniera più riservata in questa stanza. Il camino rinascimentale della sala da pranzo, questo è molto bello perché si trova proprio sopra le cucine che abbiamo visto sotto, e quindi nascosto fra i muri c'era un ascensore, un montacarichi, che serviva a portare in 448 le vivande dal basso verso l'alto. Nella sala da pranzo. Esattamente, quindi calde, cotte al punto giusto, senza metterci troppo, sempre a riprova di quanto fosse importante l'elemento conviviale. Assolutamente, questo castello funzionava benissimo, forse aveva un'unica pecca, c'era soltanto un bagno, è grandissimo. Ma no! Siamo usciti e siamo entrati in quella torre che abbiamo visto lì all'inizio, quella massiccia, tozza, da cui è partita tutta la storia del castello. E poi c'è questa bellissima scala a chiocciola in ferro battuto del XIX secolo che porta in cima, porta verso quella piccola torre che abbiamo visto prima di forma esagonale, da cui si gode un panorama eccezionale. Qui invece vediamo il cortile, un cortile vasto, sontuoso, e poi c'è questo bellissimo panorama. Quindi stiamo guardando verso est, parte del centro storico di
di Corigliano, il litorale. Se invece avessimo l'opportunità di girarci in questo caso verso sinistra, vedremmo addirittura il Pollino e le pendici di questo massiccio, quindi un panorama eccezionale. Qui siamo ritornati invece nella cappella, non ci siamo mai stati in realtà finora, facciamo un passo indietro e vediamo quello che è il Polittico dell'Altare, un'opera di Domenico Morelli. Qui ci sono io che lo indico, ho portato uno dei tanti gruppi di croceristi che ormai vengono a visitare questo castello. E perché è bello? Perché, guardate, qui c'è il Polittico, lì sopra ci sono altri affreschi che sono stati realizzati proprio dal Girolamo Varni di cui vi parlavo poc'anzi. Quando Domenico Morelli, che all'epoca era sì il più importante artista meridionale, era napoletano, consegnò quest'opera al barone, e avanzò anche una pretesa abbastanza particolare, e chiese e ottenne che quegli affreschi della cupola fossero eliminati, perché tutta l'attenzione dei fedeli doveva essere rivolta verso la sua Madonna delle Rose. Il barone però era abbastanza lungimirante, fece sì scialbare la superficie, quindi la fece intonacare di bianco, ma aveva apposto sull'affresco una sorta di pellicola, e quindi questi affreschi si sono preservati. Quando poco a poco è iniziato il restauro, sono tornati freschi come una rosa. Attualmente il castello, come hai detto tu prima, diciamo, è visitabile, è diventato museo, e anche molti turisti, sia locali sia italiani, ma soprattutto stranieri, che appunto approdano a Corigliano attraverso le crociere, che insomma hanno come meta anche una delle nostre cittadine calabresi. È anche utilizzato anche per eventi. Sì, nella stanza degli specchi che abbiamo visto poc'anzi ci si può sposare, per esempio. Quindi è un'altra delle cose, oltre alle conferenze. Veramente fiabesco, possiamo proprio definirlo. Sì, sì, esattamente. Quindi lo diciamo. Fare una quarantena lì comunque, raga, era un'altra cosa. È stato bello. Benissimo, dopo questo, diciamo, piccola visita virtuale guidata dal simpatico e sapiente Simone, noi insomma ci salutiamo, concludiamo questo nostro ulteriore incontro e invitiamo a seguirci per il prossimo appuntamento. Ciao Simone, ciao Valeria. Ciao a tutti, grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.